Eccoci qui, siamo arrivati al dunque della lavorazione, insomma, del carter per il nuovo motore da endurance. Adesso abbiamo qui il carter nuovo, quello un carter SIP, che è molto meglio rispetto all'originale perché ha molto spessore in più qui dove avverrà la lavorazione per l'adattamento del pacco lamellare. E questo qui era l'originale lavorato, ora ve lo faccio vedere. C'è molto meno materiale, soprattutto anche qui di lato, quindi non ci si può spingere oltre perché sennò si sfonda all'esterno. Quindi adesso il nostro intento è sul carter nuovo riprodurre questa apertura migliorandola leggermente, ma allargandoci poi anche qui verso il centro del carter. Questo andremo a fare adesso e poi successivamente lavoreremo anche i travasi. Eccoci a una fase intermedia della lavorazione in cui non è che abbiamo finito, dobbiamo ancora allargare, però in questo carter che ha molto più alluminio sarà possibile allargarci di più lateralmente, quindi sfondare questa parete perché è tutto pieno, vedete? Quindi è possibile allargarsi verso il centro della camera di manovella senza sfondare all'esterno come sul carter originale, e quindi non sarà necessario andare molto verso il basso in questa parte qui. Da questa parte ancora il buco non è definitivo, l'apertura dovremmo allargarci ancora un po' più qui e poi finire di assottigliare in questo punto che è in direzione del cilindro. Ecco, vedete, questo era il carter precedente in cui era stata aggiunta resina perché altrimenti non si sarebbe mai potuto fare questo lavoro perché si sfondano all'esterno i carter Piaggio normali. Questo è lavorato molto verso il basso e però ci si è potuti allargare meno verso il centro camera di manovella perché altrimenti non avrebbe più fatto tenuta. Eccoci, siamo andati ancora un pezzettino avanti. Adesso a un controllo a ditometro siamo già come passaggio leggermente a favore del carter nuovo di questo SIP. Adesso andremo ad accoppiare i due semicarter in maniera da poter lavorare la luce verso la parte centrale del carter pompa, quindi sfondando questa parte qui, non più di tanto, è solo un pezzetto perché poi bisogna mantenere una certa rigidità della parte residua perché altrimenti si indebolisce la struttura del carter. Però in questa parte si può riuscire a deviare il condotto verso l'interno, credo con un certo vantaggio. Allora, adesso abbiamo finito la lavorazione a carter accoppiati, almeno l'abbiamo sgrossato. Adesso provvederemo a rifinire il condotto nella parte interna con queste col Dremel o surrogato ad alta velocità, e poi dopo aver rifinito la parte interna monteremo il collettore, il portapacco, e raccorderemo questo bordo a quello del carter e poi lo monteremo per non smontarlo più. Quindi la parte interna la rifiniamo adesso per questo motivo, perché dopo potremo non arrivarci con questo in mezzo. Ecco, questo è vedendolo dalla parte interna. Adesso andremo a pulirlo in questa zona. Abbiamo fatto questa luce che punta piuttosto verso l'alto il più possibile, fermo restando di salvaguardare la filettatura che sta qui. Qui c'è una filettatura dentro, no? Poi ci andremo anche con una striscia dopo che avremo fatto col Dremel
attraverso una striscia di tela abrasiva lo potremo rifinire, perché tirando alternativamente in un verso e nell'altro una tela, in questo punto riusciremo ad addolcire questo spigolo che non si riesce a lavorare perché si è sempre nell'angolazione sbagliata altrimenti. Ecco, adesso abbiamo messo in posizione il portapacco e lo lavoreremo in maniera da raccordarlo perfettamente con il carter. C'è un bordo da sportare qui e poi andrà così, lo lucidiamo insieme. Attenzione che voi adesso vedete questa lavorazione velocizzata a pezzi in pochi minuti, però sono quasi 4 ore che stiamo dandoci dentro. Ecco, adesso come si vede, spero, è stato raccordato il portapacco al carter, anche se dovremo poi rismontarlo. Non può essere il montaggio definitivo, sia perché dobbiamo lavarlo, sia perché il piano d'appoggio protendendosi anche fino all'altro carter ci renderebbe più complicato poi l'assemblaggio del motore, quindi dovremo toglierlo, ma tanto è centrato, rimarrà nella sua posizione. Non è stato semplicissimo, comunque ci siamo arrivati. Ecco, solamente per farvi vedere lo smusso che è venuto sul carter lato volano, lavorandolo da chiuso insieme all'altro per orientare il flusso al centro del carter. Ecco, ovviamente ecco l'altro carter, si vede che siamo andati oltre il profilo originario per allargarci. Siamo arrivati ai travasi. Ci vorrà un po' perché l'area da sportare è piuttosto ampia, si vede dai segni che ho fatto, però sempre molto meno che questo lavoraccio dell'aspirazione che ci siamo dovuti fare mucchi di alluminio qua. Se l'avevo messi tutti insieme c'era riempivo una formaggera con quello che ho segato qua. Iniziamo. Ecco, adesso il travaso è sgrossato e andrà solo rifinito con le molle in tela abrasiva, prima un po' più grosse e poi un po' più fine. Insomma, adesso questa è grana grossa, mi sono lasciato un minimo margine qui per non andare oltre il segno, però insomma come forma ci siamo. Questa piccola nicchia che c'è qui non è un errore di lavorazione, ma è il residuo del travaso originale, che è molto profondo in questo punto, ma non posso scavare oltre, perché tanto sull'altro carter non ci sarebbe materiale per andare più profondo, quindi è inutile farli diversi, e per cui resterà questo leggero segno. Ecco qui, questo è finito. Il travaso è stato anche satinato, insomma, lavorato con la molla in tela abrasiva grana 120 e ci contentiamo così. Ora attacco l'altro.
Allora siamo arrivati alla fine, da stamattina che stiamo limando, sono impanato d'alluminio. Comunque adesso abbiamo finito anche i travasi, niente, questo qua il carter, la lavorazione è finita, adesso si tratta di assemblare tutti i pezzi e poi chiaramente controllare bene le fasi, lo squish, quello che dovremo vedere alla fine, però insomma il lavoro di lavorazione pesante finisce qui. Adesso eccolo qua, così si presenta. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video, nel quale vedremo l'assemblaggio. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.